Il 24 giugno è arrivato, pronto per la partenza. Oggi si parte con la pioggia. Speriamo che porti bene. Baci e abbracci fatti, Malpensa, sto arrivando. Arrivato a Malpensa. Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, con sosta lunga a Reykjavik per visitare la città e ripartenza il 25 per Vancouver. Ma 10 giorni prima ci avvisano che la sosta lunga non è così lunga, per cui salta la visita a Reykjavik. Non è un buon inizio. Io volevo mangiare qualcosa di diverso, ma qua pare che non ci sia verso. Mi adeguo come Elisa. Pizza a pranzo, pizza a cena, di aperto c'era solo questo e quindi andiamo di pizza. 10:30 di sera per le vie di Reykjavik. È giorno. Cattedrale di Reykjavik. Sono le 6:15 del mattino. C'è un'anima viva in giro. Quello è il tempo verso il mare. E adesso ci aspettano 8 ore di viaggio, passando sopra la Groenlandia, che come normalmente accade è coperta da una spessa coltre di nubi, ma arrivati sull'Oceano Artico ed il nord-est del Canada diradano, mostrando il volto di quella parte di mondo. Dopo varie peripezie ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso una macchina Uber, qua c'è Palmetta, l'autista, che ci sta portando alla dogana. Vediamo se riusciamo a sdoganare la moto e prenderla stasera. Ci proviamo. Che dici, Maurizio? Che ci proviamo e forse ci riusciamo. Ok, per adesso è tutto. La parte burocratica è stata velocissima, ma il deposito chiudeva da lì a poco, per cui tutto rimandato il mattino dopo. 6:30 del mattino, Richmond, Vancouver, stiamo andando a fare colazione. Il jet lag ha colpito. Adesso vediamo se ci danno le moto. Arrivare, siamo arrivati. Taratatan. Ragazzi, le moto ci sono. Questa la devo tirare più un po' però. Sì, qua continua a venire. No, hai girato troppo. Potevi venire dritto. There's a skid inside with a bunch of bags. My bags. Yeah, there was one that was on that. A big yellow one. Yeah. Ok. Tieni. Tirate le moto, si rientra in camera, dove ci cambiamo, caricati i bagagli e fatto il primo pieno a circa 1,40 € al litro, si parte. Direzione nord, verso la Highway 99. Per arrivarci bisogna tagliare la città dal centro. Anche da lontano i suoi grattacieli fanno capire subito dov'è. Sarebbe stato bello girarla un po', ma la voglia di viaggiare nelle terre selvagge è tanta. Vancouver è situata a sud-ovest della Columbia Britannica, si affaccia sull'Oceano Pacifico. Quelle acque furono solcate dagli europei a fine Settecento.
prima dagli spagnoli e poi dagli inglesi, e fu George Vancouver il primo a dare dei nomi a quei luoghi. In 100 anni passò da 1000 a 100.000 abitanti. A metà Ottocento fu punto strategico di passaggio per tutti gli avventurieri che si spostavano verso il Klondike, attirati dalla corsa all'oro. Imbocchiamo la 99 passando per lo Stanley Park, il polmone verde della città. Siamo su quella che è chiamata la Sea to Sky. Il meteo è cambiato in fretta e ci impedisce di godere della vista sul mare, mentre ci addentriamo verso le montagne. Siamo in località Garibaldi, avete capito bene, questo luogo è dedicato all'eroe dei due mondi e dietro le montagne sulla destra c'è l'omonimo lago, mentre questo è il Daisy Lake. Come non fermarsi a filmare questa splendida vista del Dufley Lake situato ai piedi dell'omonimo parco provinciale. La prima giornata di viaggio dopo quasi 300 km finisce a Cayos Creek Campground e cena su a Lillooet a base di hamburger e patatine. Il 27 mattina, dopo colazione da Tim Hortons, si riparte per Prince George. È un rincorrersi di fiumi e laghi. Il Canada abbonda di acqua. Abbiamo ormai lasciato la 99 per prendere la 97, la più famosa e temuta Alaska Highway. Prima di ripartire, a Prince George acquistiamo olio per catena e poi via per Fort St. John.
Questa è la High Mountain Road. Pranzo, cosa mi potevo mangiare? Pizza. Thank you. Where's that plate from? From Italy. Italy. Welcome. Thank you. I've seen that plate before. Ferrovia senza barriere. E non è finta, il treno ci passa sul serio. Non è piacevole con la moto, diciamo così. E siamo arrivati a Fort St. John. Ora a cercare un campeggio. Ok, campeggio trovato. 2 tende sulla stessa piazzola per 19,95. Fantastico. Dopo 4 giorni di viaggio sto cominciando a riordinare le idee e volevo spiegarvi un attimino quello che sarà il viaggio. Partito da Vancouver insieme a Maurizio stiamo andando verso Tuktoyaktuk. Tuktoyaktuk è un comune inuit popolato solo da nativi locali ed è la città più a nord del Canada raggiungibile su gomma. Sconfineremo comunque in Alaska fino al pezzetto, faremo un pezzetto della Dalton e dopodiché si scenderà, arriverà a un punto dove ci saluteremo. Lui proseguirà per gli Stati Uniti costa ovest, io invece proseguirò verso New York. Per adesso tutto bene. Questo era a grandi linee il viaggio. Se avete domande fatele ovviamente nei commenti e vi rispondo come sempre. Destinazione Fort Nelson. Lavoro in corso. Guardate qua di fianco cosa c'ho. Penso vogliano ristrutturarlo. Pezzo di storia ragazzi questo, Credo di essere arrivato a Fort Nelson. E se non sono a Fort Nelson poco ci manca. Fort Nelson, ci siamo arrivati. Siamo campeggiati all'esterno della città. Questo è il museo della città di Fort Nelson, una città di 4500 anime. Il suo nome deriva dall'ammiraglio Orazio Nelson.
Sorry, we are closed. Sono chiusi. Ragazzi, ma io posso mai aver fortuna? Con i musei proprio non ho fortuna. Praticamente un museo ce l'ho aperto, un po' come in Norvegia. Spettacolo, museo a cielo aperto, pezzi di storia che hanno percorso la strada che c'è davanti a me, perché quella lì dove sta viaggiando quel camion è la Alaska Highway, che una volta partiva qui c'era il chilometro zero, e questo è Fort Nelson. Sull'Alaska Highway tutte le attività commerciali, dietro ci sono le case. Che meraviglia, ragazzi. Watson Lake, 520 km. In pratica c'è giusto una cittadina 75 km da qui e poi Watson Lake, quindi vuol dire che tra un posto abitato e l'altro ci sono 450 km. Caspita, ragazzi, mi mancavano anche questi da vedere così vicino. Lentamente il paesaggio incomincia a mutare, sempre più verde e sempre meno città. Ora, per trovare una stazione di servizio si dovranno percorrere almeno un'ottantina di chilometri. Non bisogna più sbagliare, si deve partire con il serbatoio pieno. Meraviglie che si vedono solo da queste parti. Ragazzi, guardatela in mezzo, la vedete la macchia marrone? Ciao Yogi. dall'alto in basso che controlla il mio passaggio. Che verde, verde smeraldo, fantastico.
Ciao. Credetemi, non ho le parole per descrivere l'emozione di quel momento. Stavo galoppando a fianco di un caribou. Nothing is untrue, nothing don't matter. It's all notions of our emotions, of everything we Welcome to Watson Lake. Getaway to the Yukon. Flag of Italy. Da come mai? Big Hotel. Ok. 30 giugno 2024. Che giornata fantastica. 10:30 di sera. wings of us like Icarus, we fly.